Siccome io sono un lazzarone matricolato, in una teglia sola oggi metto dentro il contorno di patate e carote arrostite con dentro anche gli involtini fatti con un solo passaggio senza problemi. Quindi servirà una teglia grande, anche più bassa di questa, questa qui arriva direttamente dalle crociate da Gerusalemme, di vetro, di pietra, ceramica, porcellana, quello che è, basta che sia grande. È importante tagliare le patate piccoline, più piccole del solito, perché se no non cuociono. Un po' di carote tagliate abbastanza piccole anch'esse, un po' di olio, perché noi sopra qua ci andiamo a cucinare degli involtini che andiamo a preparare adesso e quindi devono avere lo stesso tempo di cottura, perché se aspettiamo la cottura delle patate dopo si asciugano. Perciò è molto importante che facciate questo lavoro qua, di ungere un pochino le patate e le carote, o anche solo patate, se volete metterci anche altre verdure, zucchine eccetera, e poi le distendete, ma l'olio le farà cucinare bene. Poi sopra qua noi ci mettiamo gli involtini. L'arista o la lonza, chiamatela come preferite, di maiale, ma va bene anche il tacchino se volete. Quando comprate la lonza di maiale è composta da una parte più bianca e da una parte dove inizia a esserci una venatura rossa. Ecco, ricordatevi che questa parte con la venatura rossa è più tenera, anche se è un po' meno bianca, ma è molto più tenera dall'altra parte più bianca, quindi scegliete questa qua quando andate al macellaio, o se no glielo dice al macellaio, non fare mica tanto il furbo, occhio, che io ti vedo, dammi roba tenera. Facciamo delle fette alte circa 1 centimetro, poco meno di 1 centimetro, diciamo 7-8 mm. Noi siamo in 4, 3 a testa, quindi taglio 12 fette. Vedete che c'è una parte più rossa e una meno rossa, ecco questa è la parte più tenera dell'arista in assoluto. Ora queste bisogna batterle e allargarle, usate il batticarne, il martello, è flessibile, usate quello che volete. Facciamo un corso su come si batte la carne, un corso velocissimo in 10 secondi. Allora si batte sempre, mai tutta la carne, ma mezza e si viene verso di qua, mezza e si va verso di là, mezza e si va in su, mezza e si va a destra. Se non basta un giro ne fate 2. Ora dentro qua ci possiamo mettere qualsiasi cosa vi passi per la testa. Io ci metto dello speck, va bene il prosciutto crudo, il prosciutto cotto, le verdure grigliate, i pomodori secchi, mettete dentro quello che volete, ma ricordate che se usate il prosciutto crudo o lo speck di non metterci il sale, perché sennò poi vengono salati. Un po' di pepe, se vi piace, a me piace, io lo metto dappertutto. Un po' di formaggio, senza esagerare, perché sennò dopo quando cuoce ve lo spara fuori. Un po' di pane, un po' di rosmarino, prezzemolo, origano, quello che vi piace, un po' di aglio schiacciato, se vi piace, sesamo, se vi piace, se no non lo mettete, formaggio grana grattugiato, un po' di olio d'oliva, senza esagerare, però un po' ci vuole, mischiare allegramente, trallallero trallallà. Mettiamo il nostro pane sugli involtini, però poco, non tanto, tipo un cucchiaino per ogni involtino. E adesso arrotoliamo, semplicemente, guardate, facile, e lo spostiamo. Guarda Beatrice, te ne faccio vedere uno piano piano, allora facciamo i furbi, prima tiriamo qua il formaggio così resta dentro, poi lo chiudiamo, lo tiro indietro e poi arrotolo. Ecco, guarda, questo non scappa qui, neanche dalla galera scappa questo. Adesso li passiamo nel nostro pane con il sesamo eccetera. Ricordatevi la parte l'ultima dove si appoggia l'ultima fetta, la arrotoliamo nel pane e poi questa parte qui dove c'è la chiusura la lasciamo nella parte sotto. Io faccio 4 mucchietti da 3 perché avevamo detto che facevo 4 spiedini. Li avviciniamo un pochino, gli diamo una squadrata se volete, una schiacciatina così non si muovono più e dopo li infilziamo. Infilzateli così con una mano sopra e andate dentro, così non si muovono. Stac, eccoli lì. Se avete delle spade così lunghe che magari vi danno fastidio, la mettete qua a contatto con il coso, con il culo del coltello, come lo devo chiamare. Tac, tagliate via e poi lo mettiamo nella teglia.
un filo di olio senza esagerare, ma che arrivi un po' ovunque, non tanto perché un pochino l'avevamo già messo sotto sulle patate. Date anche una leggera spolverata con un po' di pane rimasto un po' ovunque, anche sulle patate, che prenderanno un po' di sapore di, come dire, di croccantezza, un po' di sgranellamento. Forno statico, ma va bene anche ventilato, 200 gradi già preriscaldato per circa 30 minuti. Mi raccomando, la patata piccola, perché se no poi vi resta la patata cruda e l'involtino secco, quindi patata piccola. Sono passati 35 minuti e direi che sono belli cotti, gratinati. Vi insegno un trucco: quando le patate, le carote, le verdure vi si attaccano un pochino sul fondo della teglia, appena sfornato, dentro meno di mezzo bicchiere d'acqua e lo dondolate in giro. In 20 secondi si staccherà tutto dalla teglia. Magia! Buoni, profumino, c'è dentro il formaggio, c'è sotto le patate, tutto perfetto, inutile che sto qui a raccontarvela. Io vado a mangiare e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Ho sporcato di pane il ciuffo. Siamo? Cosa stai facendo? Stai filmando me? A tradimento. Stai filmando il cane. Cosa stai facendo? Pelo le patate. Stai filmando. Ci ho messo la voce oggi, vedi, la panella. Abbiamo un orso in casa. Ah, ma stai facendo davvero? Cos'è che tagli fuori? Una fettina per zampa. Quindi facciamo gli involtini, pezzo di carota.